Mi sono riguardato tutta Inter Arsenal 1-0 e ho trovato degli spunti veramente molto interessanti che voglio portarvi il giorno dopo, che possiamo analizzare tutto con un po' più di calma. Un dato su Sommer interessante, Sommer che in questa partita ha fatto discutere anche con un episodio arbitrale. C'è una nuova conferma su Jan Bissek con una novità tattica che ha riguardato anche Stefan De Vrij e due suggerimenti che potrebbero permettere alla nostra Inter di fare un ulteriore salto di qualità importante. Ne parliamo quindi in questo nostro nuovo episodio con uno dei format più apprezzati qui su Passione Inter, ovvero le 7 cose, in questo caso, che potresti non aver visto in Inter Arsenal 1-0. Una vittoria importantissima, visto che sia l'Arsenal che l'Inter erano anche un pochino proiettati al campionato, visto che poi domenica ci sarà l'Inter contro il Napoli e l'Arsenal che affronta il Chelsea con l'urgenza di fare punti in campionato. Vince l'Inter, che con l'Atalanta è l'unica squadra in Champions ad avere ancora 0 gol subiti. Terzo clean sheet consecutivo per l'Inter che nelle ultime 5 partite, se non sbaglio, solo con la Juventus ha subito gol e questo conferma ancora una volta quello che dicevo io l'altro giorno. La partita con la Juve è stata abbastanza episodica per tanti aspetti. 8 vittorie e un pareggio nelle ultime 9 partite con 7 punti in 4 partite da conquistare nelle prossime 4 partite di Champions League. L'Inter è praticamente certa di entrare tra le prime 8 in Champions League, quindi un altro obiettivo importante è alla nostra portata. Tante cose buone, altre che invece hanno fatto discutere, allora ne parliamo in questo nuovo episodio. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale così continuate a far crescere il nostro progetto. Stiamo letteralmente volando grazie al vostro enorme supporto, quindi clic sul tasto iscriviti così non vi perdete altri contenuti come questo e non soltanto. Come sempre ho portato degli input un pochino sparsi sulle cose che mi hanno colpito durante questa gara. Premetto che all'inizio mi ero appuntato di segnalarvi 24 spunti da questa partita, però erano oggettivamente troppi, quindi li ho ridotti a 7 e gli altri magari li tratteremo in diretta alle 19:30. Il primo spunto è un po' generale sulla partita, perché in Italia ho letto, soprattutto sotto ai commenti ai nostri video YouTube e non solo, tante critiche o comunque tanti dubbi sull'atteggiamento troppo difensivo, soprattutto nel finale, e in tanti hanno ritenuto una prestazione come questa insufficiente. Invece all'estero sono andato a vedere, condivido anche lo schermo per chi ci segue in video, comunque ci sono quotidiani che esaltano l'Inter, come Marca, c'è il Daily Mail che invece ha marcato molto sull'aspetto San Siro, questo wow factor della spinta di San Siro che l'Inter deve assolutamente sfruttare. Il Mirror, altri quotidiani stranieri comunque hanno esaltato e hanno sicuramente evidenziato un Inter che ha avuto una fase difensiva importante, ma esaltato il fatto che l'Inter abbia lanciato un grande segnale all'Europa. Un grande segnale che arriva, secondo me, con un piano gara gestito alla perfezione da Inzaghi, che ha rinunciato inizialmente a 5 titolarissimi di fatto, eppure, pur rinunciando a delle colonne portanti di questa squadra, tiene testa all'Arsenal, che è una delle migliori squadre in assoluto in Premier League, e poi è chiaro che quando l'Arsenal va sotto si spinga tutta in avanti, è abbastanza normale, ma l'Inter ha tenuto e ha portato a casa una vittoria, gestendo molto bene, avendo coinvolto dei co-titolari che sono stati responsabilizzati e sono cresciuti. È un altro segnale di come per me non c'è una priorità assoluta tra campionato e Champions in realtà, perché evidentemente sono state fatte delle scelte in vista del Napoli, ma comunque sono andati in campo quelli che stavano meglio, proprio per fare al meglio questa partita, al netto di un Bissek che ha ammesso di aver avuto di avere un problema diciamo al costato, che però comunque ha stretto i denti ed è andato in campo, è andato in campo alla grandissima. Comunque questo è secondo me un altro passo avanti importante da parte di Inzaghi nella gestione. Poi sul finale io avevo più che altro paura della beffa, cioè che magari con una mischia qualcosa potesse arrivare il gol, ma non perché abbiano creato azioni a profusione, perché anzi hanno fatto secondo me loro veramente tanto fumo e poco arrosto. Questa è un po' la mia sintesi, poi alla fine vi aggiungo un dettaglio. Secondo tema, secondo spunto da questa gara, l'esperimento di Hakan Çalhanoğlu che ancora in gol su calcio di rigore, è record per Çalhanoğlu che non c'è nessun giocatore che ha segnato 9 gol in Champions League tutti quanti in casa tra Bayer Leverkusen e Inter. Un dato abbastanza curioso. Qual è l'esperimento di Çalhanoğlu su questo rigore? Ha detto so che mi conoscono sui rigori, so che tiro molto forte, quindi so che mi hanno studiato, allora questa volta ho cambiato, ha fissato il portiere, lo ha guardato fino all'ultimo e quando il portiere si è mosso ha deciso dove calciare. È un Çalhanoğlu che è già un rigorista perfetto, ma si va ulteriormente a migliorare per diventare sempre meno prevedibile e per poter continuare ad incidere e decidere come in questo caso. Uh,
Il terzo spunto dal punto di vista tattico. Questa è stata una partita, a 2 facce, per l'Inter e per l'Arsenal. Con l'Inter che è partita subito fortissima, poi ha avuto una piccola flessione con l'Arsenal che stava prendendo le misure e sul finire del primo tempo l'Inter trova il vantaggio. Andando in vantaggio è chiaro che la partita cambia. L'Arsenal, ne avevamo analizzato nel prepartita, fuori casa soprattutto tende a giocare molto difensive e in protezione. Quando però va sotto è chiaro che deve sbilanciarsi e, essendo Arteta comunque un allievo di Guardiola, cerca di avere quel dominio anche territoriale quando è sotto soprattutto. Quindi l'Arsenal nel secondo tempo diventa un 4-1-4-1 sostanzialmente, o comunque con tanti giocatori offensivi, visto che hanno aggiunto anche Gabriel Jesus, quindi un altro giocatore più attaccante puro. È inevitabile quindi che su questa spinta che fanno loro e la necessità da parte dell'Inter di chiudersi e di difendere questo risultato, l'Inter trova maggiore equilibrio passando ad un 5-4-1 che vi evidenzio anche in video. Io non ricordo sinceramente altre partite chiuse con questo atteggiamento così, forse con la Roma, ma se non sbaglio c'era un Thuram che faceva più l'esterno e poi c'era un attaccante davanti, quindi Thuram comunque partiva largo e poteva avere spazio. Un 5-4-1 comunque così difensivo io non me lo ricordo. Thuram ne ha parlato a CBS Sport Golasso, credo si chiami la trasmissione, con Harry, Carragher, Richards eccetera, e ha detto che un po' questo atteggiamento era voluto per poter difendere, un po' è stato anche forzato proprio dall'Arsenal e dal momento anche che si stava vivendo in questa partita. Thuram stesso secondo me è stato forse un pochino troppo basso nel suo atteggiamento in questo caso, poteva essere più alto per, capitalizzare meglio i contropiede, però, diciamo che, è stata una partita un po' difficile poi da gestire, comunque ricordiamoci, lo ripeto, che affrontavamo l'Arsenal. La domanda che ci si fa e che tanti si fanno è: non si poteva difendere così allora anche nel finale del derby e nel finale della partita contro la Juventus? Forse, forse sì, anzi la risposta diciamo che probabilmente con l'Arsenal abbiamo iniziato un pochino troppo presto a chiuderci in questo modo, ma io francamente non ci vedo niente di male in momenti come questi. Per me, si tratta non di catenaccio, ma di equilibrio da trovare e da mettere in campo, equilibrio che è una parola chiave e tra poco su questo tema ci torno perché ho uno spunto interessante da portarvi. Prima però dobbiamo parlare di Jan Bissek che, come detto, ha giocato contro con un problema. Questa partita, ancora una volta, non che ce ne fosse bisogno, secondo me conferma che Jan Bissek è un difensore e lì deve giocare. È stato un po' sfavorito dal fatto di aver giocato a piede invertito sulla sinistra, ma e questo lo vediamo soprattutto quando ha quell'azione nel primo tempo in cui parte palla al piede, poi prova a fare il gioco col sinistro per portarsi il pallone su destro, inciampa e perde una grandissima occasione. Ecco, lì abbiamo visto comunque che le sue migliori doti si esprimono quando parte da dietro, ha tanto campo e poi davanti per fare l'esterno alto ha qualche difficoltà dal punto di vista tecnico. Ci sono dentro la partita di Bissek tante cose interessanti, perché Bissek partiva da terzo dietro, però non aveva il compito di marcare Saka e questa era una cosa che mi preoccupava un po' ad inizio gara. Saka lo ha preso Darmian e Bissek ha avuto il compito di marcare a uomo Trossard, che era un elemento fondamentale per l'Arsenal, soprattutto in assenza di Odegaard, tra le linee, facendo da collante avrebbe dovuto innescare Havertz e non solo. Bissek è andato per tutta la partita praticamente a marcare a uomo Trossard finché non è uscito e quindi molto spesso si è cambiato di posizione con Darmian, che invece poi ha annullato Saka. E questa combinazione Darmian-Bissek, che sia a destra o che sia a sinistra, a me sembra veramente perfetta, perché permette ad entrambi di esaltarsi e di funzionare alla perfezione e penso che lo vedremo sempre di più. Uh, Bissek poi ha fatto un'altra cosa interessante. Oggi Sommer ha giocato con dei lanci più lunghi del solito e avevamo Dumfries a destra e Bissek molto spesso si è alzato a sinistra per sfruttare la sua forza fisica e ricevere quei passaggi alti, quei lanci lunghi per dare uno sfogo sulla pressione alta dell'Arsenal. Quindi Bissek per me è stato un elemento chiave di questa gara. Vi do dei numeri: 10 salvataggi difensivi, solo De Vrij ne ha fatti 11 se non sbaglio, ma a questi Bissek ha aggiunto 3 tiri bloccati, di cui uno praticamente un gol fatto che ha tolto alla porta, un pallone intercettato, ha vinto 2 contrasti a terra vinti su 3 e ha vinto 4 duelli aerei su 4, quindi quando ha dovuto duellare di testa ha dominato. Anche Dumfries ha fatto un'ottima partita, però non son d'accordo con chi lo ha messo migliore in campo perché per me Bissek è stato sopra ed è stato una chiave davvero. Visto che ho citato Sommer,
Sommer è stato discusso questa volta. Come detto, intanto ha provato dei lanci più lunghi per uscire dalla pressione, molto interessante. Sui calci piazzati abbiamo rischiato tanto e io l'ho sottolineato anche in live, ho detto: "Certo, un portiere che esce un po' di più, va a prendere questi palloni, ti permetterebbe di respirare", ed è un tema. C'è da dire però che Sommer ti viene a mancare in queste cose qua. Per me però ha fatto 2 buone parate, pur con qualche indecisione, ed è stato sicuramente importante. Però, allo stesso tempo vi metto un dato, vi condivido: ha tenuto la porta inviolata in 11 partite di Champions con l'Inter. Tra l'altro l'Inter, da quando c'è Inzaghi, è la squadra che ha fatto, più clean sheet in assoluto in Champions League. 39 parate, ha una percentuale di 73% di clean sheet in partita ed è il migliore tra tutti i portieri con più di 10 partite nella Champions League, nella storia della Champions League. Cioè, quindi ha la percentuale di partite senza subire gol più alta da quando esiste la Champions League, chiaramente tra quei portieri che hanno avuto più di 10 presenze, perché altrimenti se ne ha avuta solo una è abbastanza semplice. Quindi, ehm, non scopriamo oggi i limiti di Jan Sommer dal punto di vista fisico e su alcune caratteristiche come l'uscita, dove un portiere che esce è sicuramente importante, però aiutato sicuramente anche da una fase difensiva molto buona come quella dell'Inter, ha dei numeri da record e in fase di costruzione è un elemento importantissimo da cui è difficile prescindere. Poi c'è stato questo episodio dove, a proposito di uscite, qua è uscito e ha rischiato molto su Merino. Molto brevemente, questo frame è abbastanza evidente: Sommer tocca prima il pallone e poi colpisce Merino. In tanti hanno detto era rigore. Io ammetto, ragazzi, che se ci avessero dato il rigore contro ci avrei fatto ben poco, perché abbiamo il precedente in mente di Sommer-Nzola. Eppure in Europa, l'abbiamo visto anche nelle scorse ore, questi rigori non vengono dati. Anche sabato scorso alla Juventus di Gregorio su Pacero non è stato dato rigore, quindi chiudiamo la polemica con Arteta, che dopo Di Francesco, un altro allenatore che contro di noi rosica, e andiamo avanti. Sesto punto, Stefan De Vrij. Vi metto 2 heatmap. Molto interessante secondo me la partita di De Vrij. Secondo me De Vrij ha aiutato molto Bissek. Entrambi si sono supportati e hanno fatto bene nella loro collaborazione. De Vrij in questa partita ha cambiato modo di difendere da un giorno all'altro, eppure non ne ha risentito, perché fino a qua l'abbiamo visto marcare a uomo, sia contro Vlahovic, sia contro Poyampalo e non solo. A marcare a uomo anche molto alto, fin troppo alto, come abbiamo detto l'altra volta nella gara contro la Juventus. Stasera invece è passato ad una marcatura a zona. È chiaro che davanti c'era Havertz, che è molto più mobile, quindi marcarlo a uomo sarebbe stato molto più difficile. Però ecco, un De Vrij che ha fatto molto bene nella marcatura a uomo, fa molto bene anche nella marcatura a zona, ma soprattutto fa bene con l'Inter, che ha un baricentro più basso, che torna ad abbassarsi e torna ad essere uno dei migliori. Per me la partita di De Vrij è stata sontuosa lì in mezzo, e il fattore baricentro basso, secondo me, è da tenere fortemente in considerazione, perché con una squadra un pochino più bassa, De Vrij per me torna ad essere un difensore assolutamente affidabile, che non deve avere tutto quel campo alle spalle, tutta quella rincorsa, e lì lo metti un po' a rischio. Nelle heatmap vediamo a sinistra le zone d'azione contro il Venezia, dove si è sganciato molto di più, è venuto a giocare anche molto di più in mezzo al campo. Contro l'Arsenal invece ha fatto il suo lì dentro l'area di rigore, lì ai limiti dell'area di rigore, ed è stato un atteggiamento molto molto positivo. Chiaramente contro il Venezia l'Inter è stata un pochino più dominante, contro l'Arsenal invece ti sei difeso molto di più, quindi questo ha condizionato. Però c'era già stata una tendenza. Settimo punto interessante è quello dei calci piazzati. Ieri in diretta ne avevamo parlato, ma anzi, per chi ci segue tutti i giorni, già nel pre-partita e nella preview della gara vi avevo detto: occhio ai calci piazzati, occhio ai calci d'angolo, perché solo l'Aston Villa in Premier League aveva segnato di più sui calci d'angolo e loro sono bravi con tante tattiche differenti. Cosa hanno fatto? Vi faccio vedere 2 screen che sono molto interessanti. Loro partivano con 4 uomini sul secondo palo e 3 a ridosso del dischetto del rigore, e poi velocemente al momento della battuta andavano in 5 nella zona del portiere dentro l'area piccola e 2 a rimorchio pronti a ribattere in caso di, appunto, ribattute esterne. Quindi tanti uomini che vanno a fare caos sul portiere, un rimpallo, una giocatina, qualsiasi cosa, comunque possono farti gol. Io l'ho sottolineato perché potremmo prenderne spunto da questa cosa. Potrebbe essere una chiave, perché noi di battitori bravi ne abbiamo tanti, Ciala, Di Marco, lo stesso Aslani, anche Barella e non solo, però sfruttiamo davvero male i calci piazzati. La partita contro la Juventus per me è un grande esempio di quanti calci d'angolo abbiamo letteralmente buttato via. Prendiamo spunto da questa cosa: buttare tanti uomini addosso al portiere può essere un fattore
soprattutto perché, come vi dicevo, ci sono degli studi che analizzano che i cross a rientrare verso il portiere hanno una maggiore probabilità di finire con un gol. Quindi occhio a questa cosa. Tante note positive, quindi, secondo me, da questa partita. So che ci saranno tanti esteti del calcio che non saranno soddisfatti, ma a me partite stoiche così gasano molto. Soprattutto ha gasato molto, e questo è un messaggio bonus finale, un Lautaro Martinez che nel post partita va a dire che noi giochiamo per vincere tutto, non si nasconde, come non ci si deve nascondere. E io ho apprezzato tantissimo le parole di Alessandro Del Piero a Sky nel post partita, ne parleremo un po' in diretta, perché Del Piero in pochissime parole ha detto non vincere non significa automaticamente fallimento, cioè anche tanti tifosi interisti purtroppo sono sempre molto binari, o scudetto o è fallimento. No, è fallimento se tu fai molto meno di quello che è nel tuo potenziale, è fallimento se tu ti nascondi e fai il vigliacco, mettiamola in maniera molto, molto netta e molto forte. Se tu dichiari l'obiettivo perché sei convinto del tuo potenziale, fai il massimo per arrivarci e poi non lo raggiungi per tanti motivi, perché gli altri sono stati più bravi, fa parte dello sport. Quindi mi è piaciuto molto Lautaro Martinez che non si nasconde, il discorso di Del Piero della cultura della vittoria e anche della sconfitta sostanzialmente, ma soprattutto ci dà un altro spunto. Quest'Inter può andare in fondo in tutte le competizioni? Per me sì, per me ha il potenziale, deve fare un mix, cioè l'Inter di Serie A deve imparare dall'Inter di Champions League come si affrontano queste partite e come avere equilibrio. L'Inter di Champions League può imparare dall'Inter di Serie A come può essere più dominante in alcuni momenti, come può essere anche più aggressivo e più preciso in zona, più preciso no, perché anche lì non convertiamo molto, però creare più occasioni da gol. Se mixiamo queste 2 cose, quest'Inter farà davvero grandi cose in questa stagione. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Aspetto i vostri commenti qui sotto. Nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club stiamo portando avanti una grande discussione su questi temi, quindi la nostra community di interisti da tutto il mondo vi aspetta con i nostri contenuti esclusivi e tanti altri vantaggi per chi si abbona. Quindi www.passioneinter.club vi aspetto lì, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.